Prima che inizi questa storia, fermati un istante, perché ciò che stai per ascoltare non dovrebbe esistere. Gli antichi dicevano che le leggi del mondo sono incrollabili. Gli uomini vivono, gli dei comandano e i morti restano morti. Nessuno infrange questa regola, nessuno osa provarci. Eppure, una volta accadde. Non con un esercito, non con un incantesimo, non con la forza, ma con una melodia. Si racconta che un solo uomo riuscì a fare ciò che perfino gli dei evitano: varcare la soglia dell'oltretomba e tornare indietro. Non era un sovrano, non era un guerriero, non era un eroe destinato alla gloria. Era un musicista, un uomo con una lira tra le mani e un amore così potente da sfidare l'eternità. Il suo nome era Orfeo, e questa è la storia di ciò che succede quando l'amore rifiuta di arrendersi alla morte. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 1. Il figlio della musica. Orfeo non nasce come gli altri eroi, non nasce con una spada tra le mani, non nasce sotto una profezia di guerra, non nasce destinato a conquistare regni o a battere mostri, nasce con una lira. E già questo per gli antichi diceva tutto. Perché Orfeo non viene al mondo semplicemente da carne e sangue, nasce dalla musica prima ancora che dal respiro. È figlio di Calliope, la musa della voce perfetta, colei che ispira i poeti e custodisce la parola che non muore. E secondo alcune tradizioni suo padre è Apollo, dio dell'armonia, della luce e delle proporzioni divine. Se così fosse, Orfeo non sarebbe soltanto un uomo dotato di talento, ma un punto di incontro tra il suono umano e l'ordine cosmico. Non impara a suonare, non studia, non prova, ricorda. Come se la melodia esistesse già dentro di lui, prima ancora di nascere, come se la sua anima fosse stata accordata prima del suo corpo. Quando le sue dita sfiorano le corde della lira, non produce musica, libera qualcosa che era già nell'aria, invisibile e in attesa, e il mondo reagisce. Gli animali smettono di fuggire e si avvicinano, lentamente, come se riconoscessero una voce antica. I cervi non tremano più, i lupi non ringhiano, gli uccelli sospendono il volo e restano immobili nell'aria. I fiumi rallentano la corrente, come se volessero ascoltare meglio. Perfino le rocce, immobili da millenni, sembrano inclinarsi verso di lui. Non è intrattenimento, è potere primordiale. Gli antichi greci non consideravano la musica un semplice ornamento della vita. La vedevano come una forza sacra, un linguaggio capace di armonizzare il cosmo stesso. Credevano che l'universo fosse una sinfonia invisibile, regolata da proporzioni matematiche perfette, e che ogni cosa, stelle, maree, stagioni, battiti del cuore, seguisse una partitura segreta. Chi padroneggiava la musica non stava solo suonando note, stava dialogando con la struttura stessa della realtà. Orfeo era l'unico uomo capace di farlo davvero. Quando suona non convince soltanto gli uomini, convince l'esistenza. La sua melodia non persuade, ordina, non chiede, trasforma. Dove passa la sua musica, il caos si placa, la violenza si dissolve, l'inquietudine trova ritmo. È come se ogni creatura, ascoltandolo, ricordasse per un istante la forma perfetta da cui proviene. Se un dio governa il cielo con il fulmine, Orfeo governa l'esistenza con il suono. Uno impone, ordina, l'altro crea armonia. Ed è una differenza immensa, perché il fulmine costringe, la musica convince. Il fulmine domina dall'alto,
la musica entra dentro. Il potere degli dei è visibile, rumoroso e inevitabile. Il potere di Orfeo, invece, è silenzioso, sottile e irresistibile. Non spezza il mondo, lo accorda. Fin da bambino è chiaro a tutti che lui non appartiene del tutto alla terra. Non perché sia distante o freddo, o divino nel senso crudele degli immortali. Al contrario, Orfeo è profondamente umano. Proprio per questo la sua musica è così potente. Non nasce dalla perfezione, ma dalla sensibilità. Non nasce dall'eternità, ma dalla fragilità. È questo il segreto. Gli dei possono creare tempeste, scatenare pestilenze, scuotere montagne, ma non possono fare ciò che fa lui, trasformare il dolore in bellezza, la perdita in melodia, il silenzio in significato. Solo un essere destinato a soffrire può suonare così, solo chi può spezzarsi può vibrare. E mentre cresce, la sua fama si diffonde come un'eco portata dal vento. I pastori raccontano di aver visto alberi piegarsi per ascoltarlo. I marinai giurano che le onde si siano calmate al suo passaggio. I viaggiatori parlano di una musica capace di far dimenticare la paura. Non parlano di tecnica, parlano di miracolo, perché Orfeo non suona semplicemente bene, Orfeo suona vero. E la verità, quando prende forma di suono, è la cosa più potente che esista. Nessuno ancora lo sa, ma quel dono che sembra una benedizione assoluta, è anche l'inizio del suo destino, perché chi possiede un potere capace di muovere il mondo, prima o poi proverà a usarlo per muovere ciò che non dovrebbe mai essere toccato. Il giorno in cui Orfeo deciderà di suonare contro la morte stessa, il cosmo intero tratterrà il respiro, perché fino a quel momento la sua musica aveva incantato la vita, ma presto avrebbe osato incantare l'eternità. Capitolo 2. L'eroe che non combatte. Prima della tragedia, prima della discesa nel regno dei morti, prima che il suo nome diventasse un sussurro di dolore tra i poeti, Orfeo è già una leggenda, non per una guerra vinta, non per un mostro ucciso, non per una città conquistata, ma perché è l'unico eroe capace di stare tra gli eroi senza mai estrarre una spada. Quando si unisce alla spedizione degli Argonauti, naviga accanto ai più grandi guerrieri del mondo antico, uomini cresciuti per combattere, addestrati per dominare, pronti a sfidare dei e mostri pur di conquistare il vello d'oro. In mezzo a loro, Orfeo sembra quasi fuori posto, non porta armature lucenti, non brandisce lance, non sfida nessuno, porta solo una lira. Eppure nessuno osa considerarlo debole, perché la sua forza non si misura in muscoli, ma in presenza. Non è la forza che spezza, è quella che piega, non quella che impone, quella che trasforma. Durante il viaggio, il mare non è soltanto acqua, è prova, tentazione, inganno. Ogni tratto di rotta nasconde qualcosa che vuole fermarli. Tra tutte le minacce, una è diversa dalle altre, non attacca con artigli, non con tempeste, non distrugge le navi, distrugge la volontà, il canto delle sirene. Non è un suono qualunque, è una promessa, una voce che chiama per nome ogni desiderio nascosto, che canta ciò che ognuno di loro sogna di sentire. Non seduce il corpo, seduce l'anima. Chi ascolta non vuole più combattere, non vuole più tornare, non vuole più vivere altrove. Vuole solo avvicinarsi a quella voce, anche se significa morire. I rematori rallentano, i guerrieri tremano, gli sguardi si svuotano. Non è paura, è resa. In quel momento Orfeo non urla ordini, non scuote i compagni, non tenta di coprire le orecchie a nessuno. Fa qualcosa di diverso, qualcosa che nessun altro avrebbe pensato di fare. Risponde, solleva la lira e suona. Non una melodia violenta, non un suono aggressivo, ma qualcosa di più potente, una musica così pura da non combattere il canto delle sirene, bensì superarlo. Le note si diffondono sull'acqua come luce che scaccia l'ombra. Le voci ammaglianti vengono coperte, sommerse e dissolte. La seduzione perde forza, la volontà
ritorna. La nave continua. Orfeo non ha sconfitto le sirene con la forza, le ha sconfitte con la bellezza, e questa è una verità rarissima nei miti antichi, dove quasi sempre il trionfo appartiene alla spada, alla furia, al sangue. Lui dimostra qualcosa di diverso. Esiste un potere che non distrugge il nemico, ma lo rende inutile, un potere che non spezza l'incantesimo, lo rende insignificante. La sua musica non combatte il fascino, lo supera. In quel momento emerge un simbolo antico, nascosto sotto la superficie del racconto. Le sirene, come molte creature del mito, usano la bellezza come arma. Il loro dono è anche la loro trappola. Il loro canto promette meraviglia, ma conduce alla fine. Sono la prova che ciò che è bello può essere pericoloso, che ciò che attrae può distruggere. Orfeo invece dimostra l'altra metà della verità. La bellezza può distruggere, ma può anche salvare. È la stessa forza, diretta in due direzioni diverse. Come una lama che può ferire o proteggere, come il fuoco che può bruciare o scaldare. Non è il potere in sé a essere buono o malvagio, è la volontà di chi lo usa. Gli argonauti lo capiscono in silenzio, nessuno applaude, nessuno esulta, ma tutti sanno che senza di lui sarebbero morti senza nemmeno accorgersene. Perché contro un mostro puoi combattere, contro una tempesta puoi resistere, ma contro ciò che ti seduce non hai difese, a meno che qualcuno non suoni più forte. Da quel giorno Orfeo non è più soltanto il musicista della spedizione, diventa il loro scudo invisibile. Non protegge i loro corpi, protegge le loro menti. È la prova vivente che esiste un eroismo diverso da quello celebrato nei poemi di guerra, un eroismo silenzioso, sottile e quasi invisibile. L'eroismo di chi non combatte e vince comunque. Nessuno ancora lo sa, ma quell'episodio è un presagio, perché un giorno Orfeo userà la sua musica contro qualcosa di infinitamente più terribile delle sirene. Non una creatura, non un incantesimo, non una tentazione, ma la morte stessa. E se una melodia può salvare una nave, forse può anche cambiare il destino. Forse. Capitolo 3. Euridice. Ogni storia antica custodisce un punto segreto, un centro silenzioso in cui tutto prende significato. In questa leggenda, quel centro ha un nome semplice, quasi fragile, Euridice. Non era nata per essere ricordata nei poemi, non portava corone, non discendeva da stirpi divine, non aveva eserciti, né profezie legate al suo destino. Era una donna come tante, fatta di respiro, di battiti, di giorni comuni. Ed è proprio questo che rende ciò che accadde dopo così potente, perché quando a essere spezzato è qualcosa di fragile, il suono della frattura arriva più lontano. Quando Orfeo la incontra, il mondo non esplode in segni celesti, non ci sono lampi nel cielo, né voci profetiche. C'è solo un momento quieto, così normale da sembrare insignificante. Eppure è in quell'istante che nasce tutto. Alcuni amori non entrano nella vita con il fragore delle tempeste. Entrano piano, come luce all'alba, e quando te ne accorgi sono già ovunque. Orfeo la guarda e capisce senza parole. In lei non vede una conquista, ma una presenza, non qualcosa da possedere, ma qualcosa da proteggere. L'amore che cresce tra loro non assomiglia alle passioni degli dei, violente e capricciose come uragani. È umano e proprio per questo è più prezioso. Vive sapendo di avere un tempo limitato. Ogni sorriso diventa raro, ogni gesto diventa necessario, ogni giorno insieme è un dono che potrebbe non tornare. Si sposano e per un istante brevissimo, così breve da sembrare eterno, tutto è al posto giusto. Il mondo sembra accordato come uno strumento perfetto. L'aria è limpida, il futuro è aperto, la vita scorre senza ombre. Poi l'erba si muove. Un serpente nascosto tra le foglie scivola invisibile, guidato da un istinto cieco. Euridice fa un passo, forse distratta, forse serena, forse semplicemente viva. Il morso arriva rapido, preciso e inevitabile. Il veleno corre nel sangue con la velocità di un pensiero. Il respiro
si spezza, il tempo si contrae e ciò che un attimo prima era vita diventa silenzio. Euridice cade, non c'è battaglia, né avvertimento, né colpa da espiare, solo un evento minuscolo e definitivo, uno di quelli che accadono ogni giorno nel mondo senza che il cielo cambi colore. Ed è proprio questa normalità a renderlo insopportabile, perché davanti a un nemico si può reagire, davanti a una volontà si può supplicare, ma davanti al caso l'anima resta disarmata. Orfeo la stringe mentre la vita si spegne, sente il calore abbandonare il suo corpo, percepisce il vuoto arrivare come una marea silenziosa. In quell'istante comprende qualcosa che nessuno vorrebbe mai capire. Esistono dolori che non fanno rumore quando arrivano e proprio per questo sono i più profondi. Il mondo continua a esistere attorno a lui, il vento soffia, gli alberi respirano, la luce cade sulla terra, come sempre. Nulla si ferma, nulla crolla, eppure tutto è cambiato. È come se la realtà avesse subito una crepa invisibile, una frattura sottile che solo lui può vedere. Dall'esterno sembra tutto intatto, dentro invece qualcosa si è spezzato per sempre. Il silenzio che rimane non assomiglia a quello da cui era nato il loro amore. Quello era pieno, vivo, carico di promesse. Questo è vuoto, immobile, definitivo. Uno era l'inizio, l'altro è assenza. Ed è proprio dentro quell'assenza che nasce una decisione impossibile. Non una scelta impulsiva, non un gesto disperato, ma una volontà lenta e incrollabile che prende forma nel punto più profondo del suo dolore. Perché ci sono perdite che un essere umano può imparare a sopportare e altre che trasformano il lutto in sfida. Orfeo capisce di trovarsi davanti alla seconda e in quell'istante, senza che nessuno ancora lo sappia, prende forma l'idea più audace che un mortale abbia mai osato concepire: non accettare la morte, andarla a cercare. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per fare scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. Il canto che sfida la morte. Dopo che Euridice scompare dal mondo dei vivi, Orfeo resta immobile a lungo, come se il tempo avesse dimenticato di scorrere. Attorno a lui l'aria continua a muoversi, le foglie tremano, la luce scivola sulla terra, ma dentro di lui qualcosa si è fermato per sempre. È in quel silenzio che le sue dita tornano a cercare la lira. E quando la sfiora, il suono che nasce non assomiglia a nulla che abbia mai suonato prima. Non è più musica per incantare, non è più musica per meravigliare. È musica per restare vivo. Le corde vibrano e il dolore prende forma, diventa suono, diventa voce. È come se il suo cuore, incapace di sopportare ciò che prova, avesse trovato un altro modo per parlare. Ogni nota porta il peso di ciò che ha perduto. Ogni melodia è una ferita aperta che respira. La natura ascolta. Gli alberi rilasciano gocce di resina come lacrime lente. Gli animali si accucciano tra l'erba, immobili, come se davanti a loro stesse passando una tempesta invisibile. Le montagne, lontane, restituiscono l'eco del suo canto come un tremore sottile. Perfino le pietre, fredde e antiche, sembrano spostarsi impercettibilmente, attirate da quella voce che non chiede attenzione, la pretende. Non è più armonia, è verità. I racconti antichi sono pieni di uomini che reagiscono alla perdita con la furia, brandiscono spade, cercano colpevoli, giurano vendetta. Il dolore, per loro, è un fuoco che deve bruciare qualcosa. Orfeo, invece, lascia che il suo dolore diventi suono, non distrugge il mondo, lo attraversa. Ed è proprio qui che la sua storia prende una direzione che nessun'altra leggenda osa seguire. Perché lui non vuole punire nessuno, non cerca responsabili, non invoca giustizia, non domanda spiegazioni al cielo. Il suo desiderio è uno solo, semplice e impossibile: ritrovare Euridice. Non importa dove sia, non importa quanto lontano, non importa a quale legge appartenga ora, la cercherà. Questa decisione cresce lentamente dentro di lui,
come una radice che spacca la roccia. All'inizio è solo un pensiero, poi diventa un'idea, poi una certezza, finché non resta altro. Chi lo osserva suonare vede un uomo piegato dal lutto. In realtà sta assistendo alla nascita di qualcosa di molto più pericoloso, una volontà che ha smesso di accettare i limiti imposti agli esseri umani, perché esiste un confine che nessun mortale dovrebbe oltrepassare. Non è fatto di mura, non è segnato su mappe, non è custodito da eserciti, è il confine tra i vivi e i morti. Un regno dove il tempo non scorre, dove i ricordi camminano senza corpo e le ombre non proiettano luce. Un luogo immobile, eterno e intoccabile. Tutti sanno che si può sfidare una bestia e forse vincere, si può ingannare una divinità e forse sopravvivere, ma nessuno osa violare la morte e sperare di tornare indietro. Nessuno, tranne Orfeo. Un giorno smette di suonare, non perché il dolore sia finito, ma perché ha trovato una direzione. Le sue mani stringono la lira come un guerriero stringerebbe la propria arma, solo che la sua arma non ferisce, non taglia, non spezza, convince. Orfeo solleva lo sguardo verso l'orizzonte, verso un punto che nessun altro può vedere. Non pronuncia giuramenti, non chiama testimoni, fa qualcosa di molto più semplice e molto più terribile. Decide. Scenderà nel regno dei morti, non con la forza, non con la sfida, con una canzone. E in quell'istante il mondo trattiene il respiro, come se perfino la realtà avesse capito ciò che sta per accadere. Per la prima volta un uomo non sta piangendo la morte, sta andando a cercarla. Capitolo 5. La discesa. Il sentiero che Orfeo sceglie non è fatto per i vivi, non esiste strada, né luce, né orizzonte, solo profondità, una fenditura nella terra che inghiotte il suono dei passi e restituisce un silenzio così denso da sembrare materia. L'aria diventa fredda, poi immobile, poi antica. Ogni cosa attorno a lui dà l'impressione di essere lì da prima del tempo. Scende. Le pareti di roccia si stringono come costole, i corridoi si contorcono. Il buio diventa sempre più spesso, come se la notte fosse diventata solida. Non c'è vento, non c'è eco, non c'è vita. Solo la sensazione di attraversare un confine che non è fatto di pietra, ma di legge. Poi arriva al fiume. L'acqua è nera, ferma, senza riflesso. Sembra più un'ombra liquida che un corso d'acqua. Sull'altra riva attende una figura immobile, antica quanto il paesaggio stesso, il traghettatore. Il suo volto è scavato dal tempo, lo sguardo vuoto come chi ha visto passare infinite anime, senza mai trattenerne una. È abituato al pianto, alle suppliche e alla disperazione. Nulla lo tocca più. Orfeo non parla. Solleva la lira. Il primo accordo si diffonde sull'acqua scura come un cerchio di luce. La melodia scivola lenta, fragile, eppure impossibile da ignorare. Racconta ciò che nessuna parola sarebbe capace di dire. La mancanza, il ricordo, il vuoto lasciato da una presenza amata. Il suono attraversa il fiume, raggiunge il traghettatore e qualcosa nel suo volto immobile da secoli cambia. Le sue dita tremano, i suoi occhi si riempiono, una lacrima cade. Senza dire nulla spinge la barca verso riva e lascia salire il viaggiatore che non dovrebbe essere lì. Dall'altra parte attende il guardiano, 3 teste, 6 occhi, zanne come lame, il custode che impedisce a chiunque di uscire. Le sue gole ringhiano, il terreno vibra sotto il peso del suo respiro, ma quando Orfeo suona, il ringhio si spezza, le orecchie del mostro si piegano, il corpo immenso si rilassa lentamente, come se la musica avesse sciolto i nodi della sua ferocia. Una testa si posa sulle zampe, poi un'altra, poi la terza. Il guardiano dell'irreversibile si addormenta e Orfeo passa. Più avanti, ombre senza volto si aggirano come fumo, sono presenze leggere, svuotate, ricordi che camminano, i loro lamenti riempiono l'aria da sempre, un mormorio continuo che non conosce fine, finché la melodia non li raggiunge, uno dopo l'altro
tacciono. Non perché qualcuno li obblighi, perché vogliono ascoltare. Il suono attraversa quel luogo immobile come una brezza in un mondo che non ha vento. Perfino il tempo, se là esiste ancora, sembra rallentare per non perderne una nota. Non c'è battaglia, non c'è scontro, solo una trasformazione silenziosa. Ciò che era eterno smette per un istante di esserlo. Così Orfeo arriva davanti al trono. Due figure siedono immobili, scolpite nell'autorità di chi regna su ciò che nessuno può cambiare. Sono i sovrani di quel dominio senza stagioni, custodi della legge più antica. Ciò che entra non ritorna. I loro occhi hanno visto ogni addio mai pronunciato, ogni ultimo respiro, ogni fine. Orfeo non si inginocchia, non implora, non sfida. Suona. La melodia che nasce questa volta non appartiene solo a lui, è la voce di tutti coloro che hanno amato e perduto, di ogni mano rimasta vuota, di ogni nome sussurrato nel buio. Racconta la bellezza che esiste proprio perché finisce, la fragilità che rende prezioso ogni istante, la ferita invisibile che lascia chi se ne va. Il suono riempie la sala immobile e accade qualcosa che non è mai accaduto. I sovrani ascoltano, non come giudici, come esseri che ricordano. Il silenzio dopo l'ultima nota è più profondo di qualunque abisso. Poi, lentamente, arriva la risposta. Non è un tuono, non una sentenza gridata, una decisione. L'impossibile viene concesso. L'ombra che Orfeo cerca può seguirlo fuori, può tornare verso la luce, verso il respiro, verso il mondo lasciato indietro. Nessun mortale ha mai ricevuto un dono simile, nessuno ha mai piegato quella legge, ma ogni dono dell'oltretomba ha un prezzo, e quando la condizione viene pronunciata, perfino il silenzio sembra farsi più pesante, perché ciò che è stato ottenuto con una melodia ora dovrà essere difeso con la volontà. Se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e sugli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. La prova. La risposta dei sovrani dell'aldilà non era un rifiuto, era peggio, era una regola, una sola. Cammina davanti a lei, guidala verso l'uscita, non fermarti, non chiamarla, non cercarla e soprattutto non voltarti finché non sarete tornati alla luce. All'inizio sembrava facile, nessun enigma, nessun mostro, nessuna battaglia, solo un gesto da evitare, una cosa sola da non fare. Ed è quasi deludente dopo tutto ciò che ha attraversato. Ma i racconti più antichi custodiscono un segreto che pochi comprendono. Le prove davvero terribili non sono quelle impossibili, sono quelle semplici. Perché ciò che è impossibile spezza il corpo, ciò che è semplice consuma la mente. Orfeo comincia a camminare. Davanti a lui il sentiero sale lentamente, scavato nella roccia eterna. Dietro di lui, da qualche parte, dovrebbe esserci Euridice. Non può vederla, non può sentirla respirare, non può nemmeno essere certo che esista davvero. Ha solo la promessa ricevuta e il silenzio. Passo, passo, passo. All'inizio è sicuro, poi qualcosa cambia. Il buio non è solo assenza di luce, è assenza di conferme. Senza suoni, senza ombre, senza movimenti, la mente comincia a riempire il vuoto da sola. E nel vuoto nasce la domanda più pericolosa di tutte. E se non fosse lei? Il pensiero arriva piano, quasi timido, ma una volta nato cresce. Forse gli dei lo stanno ingannando, forse dietro di lui non c'è nessuno, forse sta camminando da solo verso l'uscita, seguito soltanto dalla speranza. Il silenzio non risponde, il silenzio non smentisce, e più tace, più il dubbio prende spazio. Lo sente o crede di sentirlo, un suono leggero alle sue spalle. Un passo, poi niente. Forse lo ha immaginato, forse no. Il cuore accelera, il respiro diventa corto. La certezza che lo sosteneva inizia a incrinarsi come vetro sotto pressione, perché il dubbio non attacca come una bestia, non ruggisce, non morde. Sussurra.
È la creatura più antica che esista, più antica dei titani, più antica degli dei stessi. Non ha artigli, non ha denti, non ha volto, eppure è capace di fermare un uomo più di qualunque catena. C'è chi viene pietrificato dallo sguardo di Medusa. Il dubbio fa lo stesso, ma da dentro. Le gambe di Orfeo continuano a muoversi, ma la sua mente è ormai un campo di battaglia. Ogni passo avanti è una lotta contro l'istinto più umano che esista. Controllare, verificare, assicurarsi. Basta un solo sguardo, pensa, un solo istante, solo per sapere. Il sentiero sale ancora. L'uscita è vicina. E proprio quando la luce comincia quasi a esistere, il dubbio diventa insopportabile, perché resistere all'oscurità è difficile, ma resistere alla tentazione di sapere lo è molto di più. E se non avete visto il video su Medusa, lo troverete qui sopra o nel link nei commenti. Vi farà capire perché certe creature non sono le più pericolose, finché non entrano nella mente. Capitolo 7. Lo sguardo. La fine del cammino appare come un taglio luminoso nell'oscurità. Non è ancora giorno, non è più notte. È quella soglia fragile in cui il mondo trattiene il respiro. Davanti a lui la luce filtra come acqua tra le rocce, sottile ma viva, promessa di aria, di cielo, di suono. Dopo tanto silenzio, persino quella chiarezza sembra rumorosa. Ogni passo lo avvicina alla superficie, eppure il suo cuore rallenta invece di accelerare. Non è stanchezza, è qualcosa di più sottile, più pericoloso, la consapevolezza che tutto può spezzarsi proprio adesso. Dietro di lui c'è una presenza. Non osa definirla, non osa immaginarla, non osa darle un volto. Sa soltanto che esiste. Il suolo sotto i piedi cambia consistenza, come se la terra stessa stesse cedendo il posto alla vita. L'aria diventa meno pesante, meno antica, ancora pochi metri e il viaggio sarà finito. Ancora un respiro e il confine sarà attraversato. Ed è lì che accade. Non è un gesto deciso. Non è un atto ribelle, è un istinto umano, fragile, inevitabile, il desiderio di vedere, perché amare qualcuno senza poterlo guardare è come cantare senza suono, come tendere le mani nel vuoto sperando di trovare calore. Ha sfidato l'ombra, il silenzio, l'eternità stessa per riportarla indietro, e ora che la salvezza è un soffio, il bisogno di incontrare i suoi occhi diventa più forte di qualsiasi promessa. Così il suo passo rallenta, il respiro si ferma e il suo sguardo tradisce la direzione. Non c'è tuono, non c'è avvertimento, solo un istante sospeso, sottile come un filo. Lei è lì, non come un ricordo, non come un sogno. Reale, i lineamenti che conosceva, la luce che portava con sé, la dolcezza che aveva attraversato il buio per seguirlo fin lì. Per un frammento di tempo, il mondo intero si raccoglie in quell'incontro silenzioso, poi la realtà si incrina. Non c'è violenza, non c'è rumore, è una dissolvenza lenta, crudele, proprio perché delicata. Come nebbia colpita dal sole, la sua figura si assottiglia, si sfalda, si allontana senza muoversi. Le dita che lui tende non trovano nulla. L'aria si richiude dove un attimo prima c'era vita. Lei lo guarda ancora e sorride, non di gioia, di addio. Le sue labbra si chiudono appena e la voce è così lieve che sembra nascere direttamente nella sua mente. Addio. Una sola parola, fragile come vetro sottile. Poi non resta più niente. La luce davanti a lui continua a brillare, identica a prima. Il varco è ancora lì, aperto, indifferente. Il mondo di sopra lo aspetta. Ma ora quella luce non è salvezza, è perdita, perché uscire significa farlo da solo. E mentre il silenzio torna a posarsi attorno, lui capisce che non è stato l'inganno, né la punizione, né il destino a sconfiggerlo. È stato uno sguardo. Uno soltanto, abbastanza per perdere ciò per cui aveva sfidato l'eternità. Capitolo 8. Il canto che non muore. C'è un momento, dopo ogni catastrofe, in cui il mondo continua a esistere come se nulla fosse accaduto. Gli alberi restano verdi, il vento continua a soffiare,
Il sole sorge comunque. È lì che Orfeo comprende davvero, non durante la perdita, non nell'istante dello strappo, ma dopo, quando tutto è già successo e non può più essere cambiato. La verità gli cade addosso senza rumore, nessuna divinità lo ha condannato, nessuna forza invisibile ha sabotato il suo cammino. Non è stato il fato, né un inganno, né una prova crudele. È stato lui. E non esiste colpa più pesante di quella che non puoi attribuire a nessun altro. Da quel giorno smette di appartenere alla terra dei vivi. Non muore, sarebbe troppo semplice, ma smette di partecipare. Cammina tra gli uomini come un eco, come un'ombra che ha dimenticato il proprio corpo. Le parole gli scivolano addosso, i volti non lo raggiungono, le stagioni passano senza lasciare traccia. Resta solo una cosa, la musica. Ma non è più quella che incantava gli animali, che piegava i rami, che fermava i fiumi. Non è più melodia, è ferita sonora. Ogni nota è una crepa, ogni accordo un ricordo che sanguina. Chi ascolta prova disagio, poi inquietudine, poi paura, perché quella musica non intrattiene, rivela, racconta il dolore senza filtri, e il dolore puro è qualcosa che gli esseri umani non sopportano a lungo. Così iniziano a evitarlo, non perché lo odino, ma perché sentirlo suonare significa guardare dentro se stessi senza difese, e pochi hanno il coraggio di restare davanti a uno specchio così sincero. Lui non se ne accorge neppure, o forse sì, ma non gli importa. Non cerca compagnia, non cerca conforto, cerca solo lei. Il nome di Euridice vive ormai soltanto nelle corde della sua lira. Non lo pronuncia quasi mai a voce, lo lascia vibrare nell'aria, trasformato in un suono, come se la musica fosse l'unico linguaggio capace di attraversare la distanza tra i mondi. Passa il tempo, nessuno sa quanto, finché un giorno tra i boschi arrivano loro, le Menadi. Portano con sé il fragore dei tamburi, il vino versato sulla terra, il respiro spezzato della danza selvaggia. Sono devote a Dioniso, dio dell'estasi, dell'ebbrezza, della vita che esplode senza controllo. Dove passano loro, tutto diventa eccesso, risa troppo forti, movimenti troppo rapidi, emozioni troppo vive. E vedono quell'uomo immobile, non beve, non ride, non canta per celebrare, suona per ricordare. Ai loro occhi è un'offesa vivente, un rifiuto incarnato, un essere che nega tutto ciò che venerano, il piacere, il delirio, l'abbandono. Non comprendono il suo silenzio e ciò che non si comprende diventa facilmente nemico. L'aria cambia, il ritmo dei tamburi si spezza, i passi della danza si fermano. Gli sguardi si fanno duri. Lui continua a suonare, non le guarda nemmeno, non per sfida, semplicemente perché non esiste più nulla che possa distrarlo dalla melodia che porta dentro. È lontano, più lontano di quanto il loro grido possa raggiungere. Allora accade, prima un sasso, poi un altro, poi mani. Il bosco si riempie di rumore, di urla, di furia sacra. Il loro attacco è violento, primordiale, rituale. Strappano, colpiscono, distruggono, come se smembrare quel corpo potesse spezzare anche ciò che rappresenta. E il corpo cede. La carne non resiste, le ossa nemmeno. La terra accoglie ciò che resta della sua forma mortale, spargendola tra radici e foglie, come se fosse sempre appartenuta lì. Ma il mito non obbedisce alle leggi della carne, perché mentre il silenzio cala sul luogo della furia, qualcosa continua. La testa rotola lontano, trascinata dall'acqua di un fiume vicino, galleggia, si allontana, si perde tra le correnti e canta. Non un lamento, non un grido, un nome, solo uno, quello di Euridice. Le onde lo portano via, ma la voce non si spegne, attraversa rive, pietre, distanze, diventa eco, diventa leggenda, diventa suono senza corpo, memoria senza fine, e così il mondo impara una verità che nessun dio aveva pronunciato. Si può distruggere un uomo, ma non ciò che ama. Capitolo 9.
l'eco eterno. Cosa resta davvero quando una storia finisce? Non le imprese, non le battaglie, non le vittorie. Resta ciò che continua a essere raccontato, ed è qui che il destino di Orfeo smette di essere una tragedia e diventa un simbolo, perché lui non è soltanto un amante sfortunato, né un viaggiatore dell'impossibile, è qualcosa di più raro, un'idea incarnata. I miti antichi hanno sempre dato un volto alle forze invisibili che governano l'animo umano. Cos'è Zeus? È il potere che domina dall'alto. Medusa è il terrore che paralizza, e Cupido è il desiderio che trafigge senza ferire. Orfeo invece è l'arte. Non l'arte come ornamento, non l'arte come spettacolo, ma l'arte come forza. Una forza strana, fragile, invisibile, e proprio per questo indistruttibile. Non solleva montagne, non rovescia troni, non piega eserciti, eppure attraversa ciò che nulla dovrebbe attraversare: il tempo, il silenzio, perfino la fine. La sua storia lo dimostra, non ha riportato indietro ciò che aveva perduto, non ha cambiato il corso degli eventi, non ha piegato le leggi eterne. Se si guardasse soltanto il risultato si direbbe che ha fallito, e invece no, perché il mondo dimentica quasi tutto, dimentica i nomi dei guerrieri, i volti dei re, le imprese di chi ha vinto con la forza, ma ricorda chi ha trasformato il dolore in voce, ricorda chi ha preso ciò che era destinato a svanire e lo ha reso suono, e il suono resta. Questo è il segreto nascosto nel mito. Non racconta che l'amore sconfigge la fine, racconta qualcosa di più sottile e più vero, che perfino una sconfitta può diventare immortale se qualcuno la canta, perché cantare significa salvare dall'oblio. Ed è proprio qui che la leggenda cambia direzione, non guarda più indietro verso ciò che è stato, ma avanti verso ciò che ancora attende di essere narrato. Ogni racconto antico è una porta, alcune si aprono su cieli luminosi, altre su profondità silenziose. Davanti a noi ora ce ne sono due. Dietro una c'è Ade, il re immobile dell'ombra, colui che ascoltò una melodia mortale e prese una decisione che nessun dio aveva mai preso prima. Dietro l'altra c'è Atena, mente lucida dell'Olimpo, stratega divina, signora della conoscenza e delle guerre pensate prima di essere combattute. Due sentieri, due misteri. Quale volete attraversare? Scrivetelo nei commenti. Volete scendere ancora più a fondo tra i segreti dell'ombra o salire verso la mente della dea? Intanto, se questo viaggio tra fulmini e dei vi ha affascinato, ricordate: iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi capitoli di Echi del Mito. Lasciate un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. E se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E il viaggio continua. E il prossimo passo lo scegliete voi. E ovunque voi stiate ascoltando queste storie, ci ritroveremo nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.